Miei cari, buongiorno, ben ritrovate sul mio canale. Come avete visto nell'anteprima, andremo a realizzare un cestino porta tutto, svuotatasche, porta pane, porta dolcetti, porta tutto. Allora, come prima cosa avete bisogno di una base in legno. Questa base in legno la potete trovare sul mio sito Misobi, vi lascerò poi giù nelle box info il link dove potete trovare vari oggetti, vari filati e quant'altro. Abbiamo bisogno quindi di una base in legno, del cordino Tai, troverete anche l'Ottimisti sul mio sito Misobi, io userò questo in bordeaux, userò un uncinetto di 3 mm, una forbice per tagliare, un ago da lana, eccolo qui, senza punta, ma con la testa abbastanza larga da poter far passare qualsiasi tipo di filato. E poi avete bisogno di una forbice e di un accendino per bruciare la base del nostro filato. Se non avete questo tipo di base in legno, potete anche usare il feltro. Fate 2 forme di cuore, a mio consiglio, usate il filtro di 3 mm, rintagliate 2 forme di cuore identiche, poi andate a fare questi buchi all'incirca mezzo centimetro uno dall'altro e poi incollatelo tra di essi. Potete lavorarci in questo modo, potete trovare un'alternativa se non avete la base in legno. Allora, iniziamo subito il nostro lavoro. Io userò come parte esterna questa e come parte interna questa qui. Quindi cosa si fa? Si parte dalla parte esterna, puntiamo il nostro uncinetto, cacciamo il filo e passiamo al foro a fianco. Cercate di incrementare anche il filo di partenza, quindi il filo d'inizio, no? Sotto il filato che andremo poi ad usare per lavorare. Quindi in questo modo. E fate delle semplici catenelle, aiutandovi con entrambe le mani, passando semplicemente in questo modo. Guardate, tirate il filo e passate tra l'asole che avete sulla base. Tirate leggermente, però deve essere bello teso e aderente al lavoro il filato, non deve essere molto lento, mi raccomando. E continuate in questo modo fino ad aver lavorato tutti i fori. Per me è scomodo, sapete, di fronte alla camera, sto cercando comunque di farvi vedere il meglio possibile. Quindi fate in questo modo fino ad arrivare nuovamente al lato opposto. Poi vi faccio vedere una chiusura invisibile. Allora, arrivati al termine, andiamo a tagliare il nostro filo. Lo bruciamo un po', altrimenti si va a sfilacciare durante la lavorazione, e schiacciamo leggermente. E dobbiamo creare ora l'ultima catenella o l'ultima maglia, diciamo così, che va a chiudere il nostro lavoro, e vi faccio vedere come. Andiamo a tirare il filo una volta tagliato, mettiamo il nostro filo nel lago, scusate, da lana, ok? Passiamo semplicemente l'ago sotto la prima maglia lavorata in questo modo, andiamo a tirare e poi facciamo nuovamente, passiamo il nostro ago tra la maglia lavorata all'inizio, vedete, e si va a creare proprio quella solina, quella maglia che mancava, la maglia di chiusura, ok? Quindi ora chiudiamo per bene, dalla parte retro si punta nuovamente in questo modo e si va a chiudere la nostra maglia. Poi magari la andiamo a fissare bruciandola, no? Come vi ho detto prima, bruciando il filato in modo tale che si vada poi a fermare per bene. Questo lo potete fare anche in un secondo momento, l'importante è che chiudete per bene e avete poi la punta del vostro cuore e sembra una maglia lavorata ad uncinetto. Allora, ora cosa dobbiamo fare? Ora si deve lavorare il contorno, diciamo, no, del nostro cuore. Vi faccio vedere come. Sarà un po' difficile all'inizio perché io, avendo un filato, il cordino l'ho tirato abbastanza, quindi risulterà
un po' più complicato, ma non vi preoccupate. Allora, aiutatevi con l'altra mano nel puntare nella prima maglia. Io inizio qui dalla punta del cuore, vedete, io ho tirato talmente tanto che non entra neanche l'uncinetto. Allora facciamo, diciamo, la nostra prima catenella per avviare, per alzare la nostra maglia. Puntiamo nuovamente e lavoriamo la nostra maglia bassa vera e propria. Ok, tiriamo come sempre il filo, passiamo qui nella maglia successiva, perché comunque è una maglia lavorata, ma guardate un po', io ho lavorato veramente strettissimo, e lavoriamo nuovamente la nostra maglia bassa. Se vedete che tra una maglia e l'altra, come nel mio caso, c'è molta distanza, fate 2 maglie basse e poi magari nel giro successivo andiamo a fare delle diminuzioni, altrimenti poi resterebbe uno spazio esagerato. Quindi lavorate 2 maglie basse, fate la prova, dipende da quanto sono larghi i fori della vostra base, non larghi, distanziati uno tra l'altro, e dal tipo di filato che andrete ad usare. Nel mio caso, essendo un filato più fino, i fori risulterebbero, le maglie risulterebbero molto distanti tra di loro, quindi ne vado a fare 2 per ogni maglia sottostante lavorata. Voi fate la prova, se avete una fettuccia più grossa potete farne anche uno, questo dipende sempre da quello che avete a disposizione per lavorare. Facciamo questo per tutto il giro e poi ci rivediamo a questo punto. Allora, mie care, in questo punto, quindi alla base superiore del nostro cuore, in questi diciamo la prima, dalla suddivisione delle due parti, vado a lavorare una maglia alta singola in questo punto e una maglia alta, una maglia bassa, scusate, singola nella prossima maglia bassa, perché comunque voglio che il cuore rimanga proprio nella sua forma. Quindi anziché 2 maglie basse ne vado a lavorare una e una, ok, e continuiamo lavorando sempre 2 maglie basse su ogni maglia bassa, ogni catenella sottostante, fino ad arrivare qui alla punta del nostro cuore. Arrivati alla punta, io ho lavorato 1 e 2 maglie basse, ne lavoro una terza sempre nello stesso punto, e sulla prima maglia bassa lavorata in questo punto ne vado a lavorare nuovamente altre 2, una e 2 nello stesso punto di inizio. Non vi preoccupate, perché dopo faremo delle diminuzioni, ma è molto importante avere comunque sempre la punta, perché se andiamo a chiudere in questo modo non abbiamo poi lo spazio necessario per lavorare oltre. Chiudiamo ora il nostro lavoro in questo modo. Siccome io dal secondo giro in poi vado a lavorare lavorando solo, prendendo solo l'asso da dietro del lavoro, quindi io chiuderò solamente prendendo la solina dietro. Se voi volete continuare a maglia bassa normale, quindi prendendo entrambe le asoline, chiudete in modo normale. Io prenderò l'asola dietro perché poi avrò una lavorazione con queste asoline fuori, quindi che a me piace tantissimo. Allora chiudiamo, ripeto, io chiuderò prendendo solo l'asolina dietro. Voi, se volete continuare scusate, lavorando con maglia bassa normale, chiudete così come fate sempre. Ho chiuso il lavoro, tiro per bene il filo e vado nuovamente a fare sempre la catenella d'avvio in questo modo, e lavoro una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante in questo modo. Vi faccio vedere l'effetto che vi dicevo prima. Magari faccio 3-4 maglie in questo modo e un altro paio di maglie basse lavorate normale, così vedete magari la differenza. Ok, allora guardate quello che intendo io: lavorando con una solina dietro, cioè sulla maglia a coste, diciamo, dietro avrete queste asoline avanti,
e sembra molto carino. Invece lavorando a maglia bassa normale sarà questo il risultato del vostro lavoro. Guardate, io mi sembra molto carino lavorato così, in questo modo. Potete anche lavorare in un altro modo diverso, anziché puntare qui per lavorare la vostra maglia bassa, potete lavorare tra le due asoline della maglia bassa sottostante e verrà fuori tipo una maglia a trecce, un lavoro a treccia. Io ecco qua, io lavoro talmente stretto, credetemi, che per me poi con la camera avanti, vedete, uscirà maglia su maglia. Vi faccio vedere sulla prossima, quindi anziché qui prendendo le due asoline proprio nella parte sottostante della maglia. E con questo lavoro vi ho mostrato 3 tipi di maglie basse da lavorare in un unico momento. Io comunque continuerò a fare la maglia a costa dietro, quindi ecco qua, scusate, ma veramente ecco qua, ci siamo. Allora, prima lavorazione prendendo le asoline dietro, maglia a costa, questo è il risultato. La seconda è la classica maglia bassa. Il terzo che abbiamo lavorato, guardate quanto è carino, sembra una treccia, uscirà fuori una treccia puntando sempre tra la maglia bassa sottostante, quindi non qui, non prendendo solo l'asola dietro, ma puntando proprio qui. Ok? Quindi scegliete voi. Facciamo una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante fino ad arrivare in questo punto dove ci sono questi 3 punti di base o buchi di base, e poi vi faccio vedere cosa andremo a fare. Allora, miei cari, arrivati al primo, secondo e terzo foro di base, dovremo lavorare queste maglie, quindi 3 maglie basse chiuse insieme. Puntiamo, facciamo il filo sull'uncinetto, puntiamo, mettiamo il filo sull'uncinetto e la stessa identica cosa facciamo per la terza. Ok? Quindi andiamo a lavorare a chiudere queste 3 maglie basse insieme. Una volta che poi il lavoro andrà man mano a crescere, vedete adesso stiamo in questo alla seconda fila, no? Però poi man mano quando andiamo a girare il lavoro poi si andrà a prendere forma del cuore, ed è molto importante che questa parte, la parte sottostante, venga lavorata con delle diminuzioni. Ok, e poi continuiamo a lavorare una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante fino ad arrivare nuovamente alla punta dove faremo altre diminuzioni, semplicemente in questo modo. Continuiamo fino ad arrivare in questo punto. Siamo arrivati alla punta, ricordate abbiamo lavorato 3 maglie basse più 3 maglie basse. Cosa dobbiamo fare ora? Lavorare tutte queste 6 maglie basse chiuse insieme. Quindi facciamo il filo sull'uncinetto nella prima, nella seconda, nella terza, nella quarta, nella quinta e nella sesta. Ok? Chiudiamo, passiamo il filo tramite tutte queste asoline create. La base, perdonatemi, ma è un po' scomodo. Ecco qua, comunque passate magari una per una, la sto facendo io ora perché non avendo lo spazio necessario. Ecco qua, ho passato il filo tra tutte le asoline, faccio la maglia di chiusura e poi perdonatemi, ecco qua, tirate per bene e chiudete nuovamente a maglia bassissima in base a come state lavorando voi. Sapete che io sto lavorando sulla maglia a rilievo dietro, potete chiudere anche in questo modo, ve l'ho fatto vedere in altri lavori, puntando sul retro del lavoro mettete la solina sull'uncinetto e chiudete in questo modo, così magari la maglia non si noterà molto, ecco la chiusura. Ok, questo è il risultato del lavoro fatto ora. Man mano che poi andiamo a lavorare rimarrà sempre questa punta bella a forma di cuore. Ok, mie care, continuiamo ora
io faccio nuovamente una catenella d'avvio e lavoro sempre puntando sull'asola dietro su ogni maglia bassa sottostante. Quanti giri dobbiamo lavorare? Beh, i giri dipende da quanto volete alto voi il lavoro. Quanti più giri faremo, più alto risulterà logicamente. Io ne vado a fare una decina, poi vi faccio vedere il risultato e poi magari decidiamo un po' se continuare con lavorando altre file oppure se andiamo a fare poi la chiusura. Vi faccio vedere man mano che andremo a lavorare, il lavoro si andrà a girare logicamente sul dritto in questo modo e questo sarà poi il risultato finale del nostro lavoro. Vedete? Perché questo è il retro, l'interno, no? Dove abbiamo incominciato a lavorare e questo sarà il risultato esterno e mi piace veramente molto questo effetto che si ottiene lavorando a maglie a coste dietro. Ok mie care, noi ci rivediamo al 10° giro. Allora mie care, io ho lavorato i miei 10 giri, vi faccio vedere subito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avevo perso una fila e questa è la 10ª. Nella 10ª cosa dobbiamo fare? Semplicemente dobbiamo andare a lavorare fino alla metà del cuore, in questo punto, ok? Una volta arrivati qui, fate questo movimento, andate semplicemente a piegare per vedere la metà. Allora io l'ho già presa la misura logicamente e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ora puntare e lavorare una diminuzione però eliminando le maglie sottostanti. Vi faccio vedere subito. Quindi io vado a contare 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Perché questa è la mia metà. Allora cosa vado a fare? Semplicemente punto, prendo il filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4 e vado a puntare 1, 2, 3, 4 nella quinta, ok? E lavoro una maglia bassa chiusa insieme. Questo perché per poter far sì che comunque il cuore rimanga ben fissato, oppure possiamo anche semplicemente fare le 5 maglie basse chiuse insieme come abbiamo fatto prima. Quindi potete scegliere quelle due opzioni o fare come ho fatto io oppure fare in questo modo e fare la diminuzione in modo tale da stringere il cuore e farlo rimanere comunque nella sua forma. Vedete? Ok, si continua ora lavorando una maglia bassa, facciamo la catenella di chiusura e si continua a lavorare una maglia bassa fino alla fine del giro, così come abbiamo fatto finora. Una volta terminato il nostro giro, guardate, il risultato è veramente molto carino. Vedete, abbiamo la forma comunque del nostro cuore. Logicamente poi se andiamo a mettere qualcosa di pesante in questo punto, la forma va ad allargarsi, ma se vogliamo che rimanga così anche con mettendoci all'interno qualcosa, possiamo cucire dalla parte sottostante in questo modo prendendo delle file e mettendo un po' un qualche punto per farlo rimanere comunque sempre nella stessa forma, quindi cucendo semplicemente con lo stesso filo qui all'interno e lo rendiamo un po' più stabile. Possiamo poi al momento del servire metterci anche all'interno un bel pezzo di stoffa oppure un tovagliolo bello colorato in modo tale da coprire poi la parte sottostante. Se invece si tratta di mettere oggetti, oggettini e quant'altro, possiamo, o trucchi o quello che si vuole, lasciarlo tranquillamente così. Allora, noi andiamo a fare ora l'ultimo passaggio, l'ultima fila, diciamo, no, del nostro lavoro. Io ho pensato di rifinirla con il punto gambero lavorato verso avanti. Come si lavora a questo punto? In un modo molto semplice. Allora, innanzitutto si fa sempre si punta, allora la prima catenella d'avvio si punta nella prima maglia bassa sottostante e si fa questo movimento. Ok, quindi si lascia l'asola sull'uncinetto, si gira in questo modo
e si lavora la maglia bassa. Vi do un consiglio: non tirate molto il filo, altrimenti avrete difficoltà a passare l'uncinetto. Ne facciamo ancora altri insieme. Tirate leggermente l'asola che avete sull'uncinetto, puntate, cacciate il filo, fate proprio questo movimento e lavorate nuovamente la vostra maglia bassa. Vedete, io ho stretto, ho tirato molto. Ok, e nuovamente alzate il filo, puntate, girate, girate il lavoro logicamente con il filato sopra. Sapete che io, ecco qua, e passate nuovamente attraverso le asoline, e questo lavoro lo andate a fare per tutto il resto del giro. Vi faccio vedere il risultato. Quale sarà? Sarà avere questo bordino a punto gambero lavorato verso avanti. Vedete? Questo è il risultato finale, diciamo, no? Lo riesco a mettere a fuoco, vediamo se avvicino. Ne facciamo, tirate leggermente il filo, puntate, tirate la solina da questa parte, giriamo e facciamo la nostra, diciamo, maglia bassa con le asole tirate all'insù. Ok, quindi fate questo lavoro per tutto il resto del giro. Arrivati al termine del giro, chiudiamo nello stesso modo come abbiamo fatto nei giri precedenti. Puntiamo sul lato opposto della parte retro del lavoro e andiamo semplicemente poi a tirare. Ok? Allora, noi siamo arrivati al termine del nostro lavoro, però vi voglio far vedere quello che avevo anticipato prima. Cioè, se volete che il vostro lavoro, questo logicamente poi lo andate a fare, lo andate a passare tra le maglie sulla parte interna e poi fissate il lavoro. Se volete che questa parte abbia comunque proprio quella forma di cuore a pizzo, no? Sulla parte superiore, quindi in questo modo prendete lo stesso tipo di filato, mettetelo in un ago e vi faccio vedere subito come fare. Io ho infilato il filato, ho fatto un nodino e vi mostro ora, semplicemente puntando dalla parte sottostante, diciamo qui, vediamo se qui, proprio qui, puntiamo, usciamo sulla parte retro e rientriamo nuovamente in questo punto. Ok, quindi andiamo a fare proprio delle cuciture. Non vi preoccupate, perché se userete lo stesso tipo di filato non si vedrà nulla. Magari anche qui potete fare un nodino interno, giusto per fissare, perché dovrete veramente tirare molto molto bene. E così fate per ogni fila. Contate, facciamo che questa è la metà, 1, 2, tra la seconda e la terza puntate, uscite sulla parte retro, vedete, del lavoro, rientrate sempre sulla stessa fila, lasciate la parte centrale, la maglia centrale, contate 1 e 2 e in questa a fianco fate rientrare nuovamente il vostro filato e tirate per bene. In questo modo si creerà questa sorta di punta. È veramente molto semplice, non è obbligatorio farlo, però io l'ho fatto e quindi ci tengo a farvela vedere anche a voi. Tirate per bene, mi raccomando, Vedete, già prende la forma del cuore più stabile, più carina, insomma. Non dovrete contare, basta poi che andate a puntare sempre nella stessa direzione del giro precedente. Quindi facciamo questo fino alla fine e poi vi faccio vedere il risultato finale. Ed ecco qua, mie care, ho terminato il mio progetto, ho eliminato tutti i fili in eccesso e guardate quanto è carino questo cuoricino. Potete realizzare anche altri progetti, logicamente, no? Facendo magari solo 1 o 2 giri di maglia bassa. Comunque poi cercherò di farvi vedere qualcosina molto molto carina e simpatica. Questo è stato ciò che abbiamo fatto oggi insieme.
Io intanto ho preparato un tovagliolo, ma io vi consiglio di ritagliare un po' di fondi, giusto per farvi vedere magari se all'interno volete rivestirlo in questo modo, magari per mettere delle posate o il pane. C'è veramente da fare tutto quello che si vuole, giusto per non far vedere magari la parte sottostante. Se ne avete il tempo, ritagliate, lo potete anche ritagliare a forma di cuore e lasciarlo sempre qui dentro. Io vi saluto, mie care, spero di rivederci presto con un altro video. Lasciate un bel pollice in su se vi è piaciuto, condividete, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina in modo tale da poter ricevere una notifica ogni volta che andrò a pubblicare un video. Vi saluto, vi mando un caloroso abbraccio e ci rivediamo presto. Ciao a tutti!